Salve a tutti, in questa lezione lavoreremo sui colori e sulle trasparenze, scopriremo i primari, i secondari, i terziari e anche i complementari. Ci occorre appunto l'acquerello e quindi ci occorrono una tavolozza e degli acquerelli in godè, poi ci occorrono dei pennelli, potete sceglierli di varie misure o forme come preferite, anche quelli con serbatoio per esempio vanno molto bene o a punta, oppure potete prendere anche una matita e poi un bicchiere che ci servirà per tracciare dei cerchi, delle circonferenze e dei bicchieri contenenti acqua, una spugna e volendo anche dello Scottex. A questo punto io faccio 3 cerchi che andranno a intersecarsi tra di loro perché dovrò fare in modo che si formino all'interno, diciamo, di altre sezioni che serviranno per mostrare come sovrapmettendo i colori primari si ottengono poi i secondari e addirittura anche i terziari. Fatto questo, io vado ora a prendere i colori per acquerello e scelgo di partire per esempio con un colore molto allungato, parto per esempio con il blu, va molto diluito perché come sapete per fare le trasparenze ad acquerello il colore deve essere ben diluito e soprattutto poi per attuare la trasparenza successiva deve essere ben asciugato, quindi vado a stendere benissimo il mio colore finché bagnato io posso lavorare senza problemi, logicamente ho della carta per acquerello che non si imbarca e che assorbe bene il mio colore, lo posso asciugare poi o con l'aria normale oppure posso prendere addirittura un phon. Io aspetto, diciamo, il tempo sufficiente affinché prima di mettere l'altro colore successivo, primario successivo, il colore sia completamente asciutto. Quindi aspetto generalmente 5-6 minuti di tempo. Poi andrò a fare il colore successivo, che è praticamente il giallo, logicamente solo quando esclusivamente è asciugato. Vedete ora il colore si è asciugato e posso andare a preparare per esempio l'altro primario. È un giallo e vedrete che dalla sovrammissione praticamente del giallo con il blu otterrò il verde. Nello spicchio, diciamo, di cerchio dove vedete io vado sopra in trasparenza a mettere il giallo, apparirà proprio il colore secondario che è il verde dall'unione dei due primari, il blu con il giallo, ottengo appunto il verde. Una volta asciugato anche il mio giallo, andrò poi a applicare il colore primario mancante, che in questo caso è un rosso. Logicamente, in base al tipo di rosso che scelgo, in base al tipo di blu o al tipo di giallo, cambiano i secondari che otterrò. È logico perché se io scelgo, come in questo caso, un carminio, che è un rosso già tendente un po' al violetto, e poi uso per esempio un blu oltremare, verrà un viola molto particolare. Se invece uso un arancio, un rosso arancio, tipo un vermiglione chiaro e metterò un blu di Prussia, verrà un viola che è completamente diverso. Lo stesso vale per i verdi, lo stesso vale appunto per gli arancio, insomma i colori arancioni. Vedete in questo caso si è formato il viola da un lato dove si è sovrammessa al blu, si è formato l'arancio dove si è sovrammessa al giallo e al centro trovate tutte le gamme dei marroni. I colori terziari appunto sono i marroni e io ora vi vado a specificare nel dettaglio quali sono i primari, appunto sono il blu, sono il giallo e il rosso che uniti al 2 a 2 ci danno i secondari. I secondari che abbiamo visto cambiano a seconda del colore primario di partenza, però i secondari sono sempre il verde ottenuto dal blu con il giallo, l'arancio ottenuto dal giallo con il rosso e il viola ottenuto dal rosso con il blu. Poi abbiamo i terziari, appunto sono tutte le gamme dei marroni. A questo punto i marroni varieranno a seconda se io avessi messo in trasparenza per ultimo il colore giallo invece che il rosso avrei avuto per esempio un colore molto più caldo, oppure se avessi messo il blu avrei avuto un colore più freddo. Vado ora a rimarcare i contorni perché sia ben evidente appunto questa distinzione tra primari, secondari
e terziari, che qui vedete, e ripasso tutto nel dettaglio le scritte fatte poiché potranno essere per voi più visibili, e vi farò vedere come importante è lo studio dei complementari, che sono praticamente quei colori che stanno posti nel cerchio cromatico. Sono i due colori, per esempio, se io unisco ad esempio il blu con il giallo e abbiamo visto ottengo un verde, come faccio a trovare il complementare? È il primario che non ho utilizzato, quindi il complementare del verde è il rosso. Se non avete il disco cromatico davanti potete trovarlo in questa maniera, escludendo uno dei primari e unendo gli altri due trovate appunto il complementare. Ve lo mostro ora però anche visivamente con io ho un portachiave che segna tutti i complementari del disco cromatico e questo qui, vedete, voi potete semplicemente rendervi conto che unendo per esempio, vedete il giallo, il complementare è il viola che è unito dal blu con il rosso, vedete? Oppure se voi mettete per esempio il rosso, il complementare è il verde, oppure se voi mettete l'arancio, il complementare in questo caso è il blu. Grazie di avermi seguita. Spero il video possa esservi utile e che possiate iscrivervi al mio canale e lasciarmi un like se il video vi è piaciuto.